Oggi vi voglio parlare del Natural Hackamore. Come vedete qua abbiamo un po' di corde, il Natural Hackamore già montato, una corda da 7 metri smontata e una capezza che però non ci serve, è qui solamente per caso. Nel video che vedrete fra un attimo vi farò vedere come si realizza un Natural Hackamore da zero, con la capezza e la corda, così esaudirò le richieste di tutti quelli che nell'ultimo anno mi hanno scritto chiedendomi di far vedere come si fa quel benedetto nodo. Tra un attimo, ma prima la sigla. Buongiorno e ben trovati. Sono qui con Eros oggi perché vi voglio far vedere una cosa, vi voglio insegnare a fare da voi il nodo dell'Hackamore. Questo è il Natural Hackamore, lo riconoscete tutti, spero, è diciamo la capezza, la Natural Halter come si chiama normalmente, più le corde, ok? La corda, una corda da 7 metri con questo specie di pennacchio qui in cima, ma fondamentalmente è una corda da 7 metri. Te l'ho fatta indossare Eros per farvi vedere un attimo com'è il risultato finale. Per chi non conoscesse questa attrezzatura, serve per poter andare tranquillamente in passeggiata, ovviamente con cavalli già preparati per poter essere montati con la capezza e basta anche in passeggiata. È comodissima soprattutto con i puledri, con i quali bisogna spesso scendere magari per risolvere delle piccole incertezze, il cavallo che non vuole andare avanti o che ha paura di qualcosa, perché chiaramente appena scendiamo abbiamo già la lunghina pronta senza dover tutte le volte sfare il nodo qui sotto, cosa che normalmente accadrebbe se si utilizzasse una capezza più la lunghina classica con attaccato il moschettone. Il problema del moschettone, come ho già spiegato in un altro video che magari vi metto qui sopra nelle schede, è che il moschettone, quando il cavallo si muove, soprattutto quando va nel trotto e nel galoppo, nel passo non tanto, però nel trotto e nel galoppo, il moschettone salta e colpisce sotto il mento il cavallo e quindi non è assolutamente da preferirsi come attrezzatura per montare regolarmente. Si può utilizzare per fare giusto qualcosa in campo, ma al momento che si deve lavorare sulle andature è bene sempre passare ad un Hackamore, un Natural Hackamore come è questo qui, ok? O magari altri tipi di non so, un filetto per esempio, un bosa, ma diciamo capezza e lunghina classici con il moschettone serve giusto per muovere i primi passi, ma poi bisogna cambiare. Oppure se si deve andare a fare una passeggiata fuori, magari anche di un paio d'ore, ma si farà esclusivamente passo, possiamo farlo, ok? Allora, com'è che dobbiamo fare questo nodo? Ricordatevi due cose, che qua ci sono le redini che escano tutte e due nella direzione del cavallo e qui c'è la lunghina che esce qui a sinistra, ok? Adesso io lo smonto e poi dopo ve lo rimonto, così vedete diciamo com'è che avviene tutto il processo di preparazione. Ok, allora questo qui è la capezza standard, ok? Alla quale dovrò montare la corda da 7 metri. La prima cosa che faccio, mi devo ricordare che devo partire dal petto del cavallo ad andare verso voi, verso la telecamera in questo momento, ok? Guardate bene, questo, vedete come è fatto? Qui c'è il nodino dove normalmente si attacca il moschettone e qua sopra ci sono le 4 corde che si separano, ok? Vedete? 2 sono queste qui davanti che vanno a nodini e 2 sono queste qui di dietro, vedete bene, no?
Allora io parto nel mezzo di quelle dietro, passo nel mezzo di quelle davanti e vado più o meno con la lunghezza della parte finale della corda a diciamo equiparare la lunghezza del nodino dove agganciamo il moschettone. Poi cosa faccio? Vado a destra, sempre a destra, ricordatevi sempre di andare a destra. Quindi primo giro, tengo tutto fermo, secondo giro, tengo tutto fermo. Cosa faccio? Non faccio il terzo giro, ma adesso faccio le redini, vedete? Ripasso di nuovo, prima nel centro di queste dietro, poi nel centro di quelle davanti. Queste sono l'embrione delle redini, vedete? Quanto le faccio lunghe? Questo lo dovreste sapere, pertanto queste possono essere aggiustate dopo. Dovrebbero essere lunghe a sufficienza da poter raggiungere il petto del cavaliere quando è in sella. Ok, più o meno ci siamo, ok? Tanto poi dopo possono essere aggiustate abbastanza facilmente. Adesso vedete questa parte qua? Questa parte qua, queste sono le due redini, una e una, due, che passano, una a sinistra e una a destra. Questa parte qua centrale invece è la coda, è la parte finale della corda. Questa io vado di nuovo a destra, lo faccio vedere con tutta la corda così capite meglio. Questa è la parte finale, vado di nuovo a destra, così, passo tutto sopra e poi, guardate bene, vedete cosa faccio? La parte che è sempre la stessa, è sempre la parte della coda, fa tutto il giro e passa dentro, vedete? Tiro via tutto e stringo, e questa qua, come vedete, è la parte di lunghina che mi esce a sinistra. Vi ricordate all'inizio quando vi ho detto ci sono due redini, ok? E poi c'è la corda che fa da lunghina al momento che scendete. Vedete? Questo qui esce a sinistra e fa le redini, e queste qui sono le due redini. Le faccio rivedere da capo. Vedete? Queste sono le due redini, una che esce a sinistra e una che esce a destra, quindi salgano su così e se ne vanno qua giù dietro. E questa è la lead rope che quando arrivo a montare metterò nella cintura, così. Sì, sei stato bravo, hai fatto tutto te, Eros. Ti devo pagare perché sei stato fermo. Ok, questo è quanto, è molto semplice, ve lo dovete rivedere tante volte e provare a fare. Una cosa importante è che tutto questo che io ho fatto con la corda che avevo acquistato insieme all'Hackamore, quando acquistate l'Hackamore naturale vi arriva tutto, vi arriva sia la capezza che la corda, tutto già montato, quindi non dovete fare nulla. Ma per coloro che invece ancora non hanno comprato il Natural Hackamore, però hanno una capezza e una corda da 7 metri, potete tranquillamente utilizzare un altro stratagemma, che è quello di smontare la corda. Come potete vedere dalle immagini non è semplicissimo, cioè non è semplicissimo perché è dura, più è nuova e più è facile, più è vecchia, siccome è piegata più forte e meno viene bene. Però una volta che ci siete riusciti, come potete vedere qui, riuscite a togliere agevolmente il moschettone, dopodiché non avete altro che la corda che io ho utilizzato per fare il Natural Hackamore. Quindi è
tutto molto semplice e alla portata di tutti. Se avete una capezza, una corda da 7 metri, potete divertirvi quando andate in passeggiata o quando dovete montare il vostro cavallo in campo in maniera un pochino più importante, fare degli esercizi, trotto e galoppo. Potete tranquillamente utilizzare questo stratagemma per realizzare per conto vostro il vostro Natural Hackamore. Poi dopo lo smontate e rifate la corda da 7 metri. Questo nel frattempo che magari ordinate poi il Natural Hackamore. Spero che anche questo video vi sia stato utile. Me l'avete chiesto in tanti, questo benedetto nodo per fare l'Hackamore, perché a volte capita che magari uno vuole lavare separatamente la corda dalla capezza, comunque prima di lavarlo è sempre bene smontarlo perché almeno si stendano le fibre della corda. Mi sono arrivati tanti messaggi nell'ultimo anno e oggi ho deciso di farlo, anche perché così, diciamo, spero di, soprattutto per la parte rimanente dell'estate, settembre e spesso anche ottobre, che sono belli, potete godervi un po' di passeggiate in sicurezza ma anche in comodità per il cavallo, senza questo moschettone che sbatte contro il mento. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Ah, dimenticavo una cosa importantissima: se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché ci sono più di 200 video che vi aspettano su una marea di argomenti diversi. Mi raccomando, ciao! Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the